È passato poco più di un anno dalla scomparsa di Stefania e da quando abbiamo deciso di istituire questa borsa di studio in suo nome. Un anno può sembrare un tempo breve o lungo, dipende dai punti di vista, però sembra un buon lasso di tempo per trarre un bilancio. Non un bilancio economico, quello lo faremo, anzi se seguirete la nostra pagina vedrete che nei prossimi giorni pubblicheremo un resoconto dei soldi raccolti, quelli spesi e come vorremmo spendere quelli rimasti. No, quello lo faremo sicuramente, ma il bilancio di cui voglio parlare oggi è un bilancio più generale sull'iniziativa, su quello che è successo in questo anno e, e di quello che abbiamo imparato in questo anno, perché quest'anno è stato sicuramente un anno difficile per tutti, però come spesso accade, nelle difficoltà si impara e io penso di interpretare il pensiero di tutti quelli che si sono impegnati in questa iniziativa. Penso che abbiamo imparato tanto nell'ultimo anno, perché man mano che questa iniziativa andava avanti, che prendeva corpo e forma, ci siamo accorti che stavamo facendo qualcosa di interessante, oserei dire, e non voglio sembrare immodesto, di eccezionale. Eccezionale, ma inteso di fuori dalla norma, di non normale. E secondo me questa iniziativa, questa borsa di studio ha diversi punti di eccezionalità, diciamo, di non normalità. Il primo è il modo in cui è stato finanziato. Per quello che ne so, questa è l'unica borsa di studio, almeno sicuramente in Italia, che è stata finanziata interamente da persone che si sono ritrovate intorno a un'idea, intorno a una iniziativa e hanno deciso di impegnarsi, ognuno nel suo piccolo, per il successo di essa. Ovviamente il ruolo della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita è stato fondamentale, da catalizzatore, senza di loro che si sono presi l'onere di organizzare e amministrare la borsa di studio non staremo qui a discutere, però il finanziamento è arrivato attraverso questa comunità di persone che purtroppo, a causa della tragedia di Stefania, della morte di Stefania, si è ritrovata però a sostenere un'idea e io penso che chi l'ha fatto soprattutto perché riteneva l'idea valida in sé. Quindi questo è il primo motivo di eccezionalità, che tra l'altro è anche un'indicazione di quanto spesso si dice che non c'è bisogno di aspettare l'intervento dall'alto, quando si crede in qualcosa, se ci si crede, ci si impegna, ognuno nel suo piccolo si possono fare grandi cose. Il secondo motivo di eccezionalità è la geografia di questa comunità che si è ritrovata intorno all'iniziativa, perché se guardiamo appunto da dove proviene, siamo divisi circa metà e metà. Una metà delle persone viene da quello che è il territorio di origine di Stefania e mio, cioè quindi Abruzzo, Molise e l'Italia più in generale, ma l'altra metà è diffusa un po' dappertutto per il mondo. Questo anche a testimoniare un po', se vogliamo, quell'idea base che stava alla carriera che è stata la carriera, base della carriera di Stefania e che è tuttora alla base della mia carriera, e cioè che è soprattutto per questo tipo di lavoro, per chi fa ricerca, è impossibile prescindere, diciamo, da aprirsi all'altro, da conoscere nuove persone, nuovi posti, nuove comunità, nuove realtà. E questo appunto è sicuramente fondamentale nella ricerca, ma credo sia vero un po' per tutto. Difficile progredire se non si apre al nuovo. Ma nello stesso tempo è fondamentale mantenere ben saldo in mente, quindi ricordare da dove si è partiti. E quindi è bello, diciamo, che la comunità che ha sostenuto la borsa di studio alla fine rispecchi anche questa idea di duale, di tenere bene presente le radici, ma aprirsi al mondo. L'altro motivo, il terzo motivo di diciamo, eccezionalità sono gli obiettivi che la borsa di studio si è posta, e cioè quello di aiutare una giovane ricercatrice che proviene da un territorio, Abruzzo e Molise, che purtroppo, e qui l'eccezionalità è in senso negativo, purtroppo non presenta tantissime occasioni per i giovani neolaureati.
E da un certo punto di vista, lo dico con tristezza, ho l'impressione che ne presenti meno di quanto ne presentasse 15-20 anni fa, quando siamo partiti noi dall'Abruzzo. Quindi sicuramente c'era bisogno di questa eccezionalità nel finanziare i giovani, perché poi, diciamocelo apertamente, spesso si parla di valorizzare il territorio, che non ci sappiamo valorizzare, ma il punto fondamentale, ed è quello che abbiamo voluto fare nel nostro piccolo, è valorizzare la risorsa più grande che abbiamo nel nostro territorio, che sono i giovani, e in particolare le giovani donne. Senza di loro non c'è futuro, indipendentemente da tutto il resto. Quindi, per concludere, sicuramente un bilancio positivo, nonostante le difficoltà, che, come potete immaginare, organizzare una borsa di studio per mettere un progetto all'estero di questi tempi è stato tutt'altro che banale. Ma alla fine ci siamo riusciti, e come sapete la vincitrice della borsa di studio 2020, Francesca Cervellini, sta cominciando proprio in questi giorni il suo progetto in Spagna. Quindi molte difficoltà, ma anche molte soddisfazioni. Quindi sicuramente un bilancio positivo, e di cui di nuovo devo ringraziare principalmente voi, cioè tutti quelli che si sono impegnati per sostenere questa iniziativa. Un bilancio positivo che potrebbe chiudersi qui. Potremmo fermarci qui, ma vi dico la verità, a questo punto ci è sembrato brutto fermarci qui, e sono sicuro che Stefania non avrebbe approvato, perché se c'è qualcosa che ho appreso da lei è che nella vita le sfide vanno raccolte. Si può fallire, ci sono piccoli e grandi fallimenti, e vi assicuro che nella nostra professione, in chi fa ricerca, i fallimenti sono, come dire, all'ordine del giorno, quindi ci siamo abituati. Però il fallimento più grande è sempre non provarci. Ecco, quindi abbiamo deciso di andare avanti, di provarci e vedere se riusciamo ad assegnare, a raccogliere soldi, ad assegnare un'altra borsa di studio per il 2021. Ovviamente da soli non ce la faremo mai, e abbiamo bisogno l'aiuto di tutti. Quindi, se pensate che questa iniziativa sia valida, aiutateci. Lo potete fare in tanti modi diversi, con piccole donazioni sul sito, direttamente sul sito di Facebook, o direttamente sui conti correnti della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita. Tutte le informazioni le trovate nel post qui associato al video. Potete devolvere il 5 per 1000 alla fondazione, o potete comprare la birra che il birrificio Pesce Palla ha prodotto espressamente per sostenere questa iniziativa, ma anche semplicemente diffondendo queste informazioni, questo video. Anche quello è un modo per aiutarci a raggiungere più persone possibili che magari sono interessate a sostenerci. E se avete altre idee, noi siamo perfettamente aperti, disponibili ad ascoltarli e a, diciamo, ad apprendere tutto quello che, se avete suggerimenti, contattateci. Quindi, di nuovo, non lo chiedo per me, e non lo chiedo nemmeno, se vogliamo, per la memoria di Stefania, ma ve lo chiedo perché penso che sia la cosa giusta da fare. Se anche voi lo pensate allo stesso modo, possiamo mettere insieme tutti i nostri piccoli sforzi e provare a fare qualcosa di utile per tutti. Grazie.